Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui da Mattino Milan, venerdì 22 novembre. Ormai siamo arrivati alla vigilia di Milan-Juventus e quindi campionato e Champions League, ovviamente. Nel nostro prossimo futuro. Saluto Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo scavallato queste 2 settimane, siamo tornati al calcio giocato. Prima di aprire la parentesi, così diciamo, del calcio giocato, delle interviste, delle conferenze, del campo, delle azioni, dei gol e compagnia, che si aprirà da metà di questo pomeriggio, alle 2:15 parla Paolo Fonseca in conferenza stampa, un passo indietro, ovvero a un'intervista fatta a Geoffrey Moncada da DAZN Milan News, che è uscita ieri sera e che dobbiamo ovviamente raccontare nei suoi passaggi principali. Prima ovviamente poi di parlare di campo, ma di quello probabilmente parleremo un pochino di più, Henry, direttamente al talk, quando sentiremo le parole di Fonseca e capiremo anche un po' le ipotesi di formazione che sembrano poter essere un po' diverse Da rispetto quelle preannunciate. a... Un passo indietro, ma un like a questo video, quindi cliccate il tasto mi piace, lasciateci un commento qua sotto. Chi non si è iscritto si iscriva al canale, potete abbonarvi ragazzi a 0,99 centesimi al mese, sono poco più di 3 centesimi al giorno, ma ci supportate in una maniera incredibile, quindi fatelo tutti quanti, abbonatevi, supportateci, grazie davvero di cuore a tutti coloro che ci danno una mano e ci aiutano con i like, con gli abbonamenti o con le donazioni in questo periodo. Allora, io direi di partire con alcune questioni legate all'intervista di Moncada. Ovviamente le possiamo un po' dividere per argomenti. Ci sono l'argomento scouting, legato quindi ai giocatori, poi c'è la questione metodo di lavoro, c'è una questione legata alla scelta dell'allenatore e poi c'è la scelta legata, scusate, l'argomento legato ai rinnovi di contratto. Io volevo partire da qui, ma per smarcare subito una questione. Siccome Moncada dice esplicitamente, vediamo se ve lo riesco a leggere direttamente così, non faccio torto a nessuno. Allora. È veramente un'intervista molto lunga. Abbiamo cominciato da 2 mesi le discussioni. Posso dire che siamo messi bene. Non so quale sarà il primo, ma abbiamo cominciato molto bene. Parla di Teo e Mike. Sono veramente tutti contenti, non ho visto nessuno che voglia andar via. Potete chiedere a loro, sono tutti contenti qui al Milan. E questo, insomma, l'abbiamo detto anche noi molto spesso. Di tutti i rinnovi che dobbiamo fare, non ce n'è uno che i giocatori si sta impuntando per dire no, aspetta, fammi pensare, fammi valutare, forse vado via, eccetera. No, sono tutti ben disposti a rinnovare. Quindi questo lo portiamo a casa. L'altra questione, siccome si dice che hanno cominciato da 2 mesi le discussioni e 1 mese fa, dalla viva voce della gente, non quindi nemmeno un riporto, la gente stessa ha detto che non aveva sentito lo straccio di un dirigente dalla primavera scorsa, vuol dire che qualcuno dei 2 mente sapendo di mentire. Siccome io non sono né il giudice di nessuno e non voglio, diciamo così, dire mente uno, ha ragione l'altro, ognuno tragga le proprie conseguenze. Siccome io del bugiardo a uno dei 2 non lo voglio dare, anche perché non avrei le possibilità di essere così tranchant su uno dei 2, ognuno si tragga le proprie conseguenze e poi a pensare chi dei 2 ha, diciamo così, interesse in questo momento a dire una piccola grande bugia oppure no. Ma io onestamente mi rimetto a quello che volete pensare voi. Io ho la mia idea, ma è un'idea personale come può valere la mia e la vostra, non è una notizia, ecco, in questo caso. Sì, sono d'accordo Simo, cioè noi vi abbiamo portato spesso novità relative a quello che arrivava lato agente soprattutto e quella era la notizia che vi davamo, la verità che vi davamo lato agente. Qua arriva la versione proprio dalla viva voce di Moncada lato Milan e le 2 versioni diciamo non coincidono, sono anzi molto diverse tra di loro.
qualcuno sta dicendo una bugia. Mi sembra chiaro ed evidente. Anche io ho la mia idea, ma immagino che voi l'abbiate capita e la sappiate, però ecco, non è che ci mettiamo a dire quello ha torto, quello ha ragione, questo è giusto, questo è sbagliato. Noi vi abbiamo spesso dato le nostre verità e le nostre notizie. Quindi, come detto, ognuno fatevi la vostra idea e andiamo avanti. Detto questo, parliamo un attimo del metodo di lavoro, perché è stato molto lunga quella parte legata ai cosiddetti dati, analisi, scouting, compagnia cantante. I dati ti dicono se c'è un giocatore interessante da vedere e lo guardiamo prima in video con tutti gli scout che lo osservano e poi magari lo andiamo a vedere dal vivo. Però prima di andarlo a vedere in campo dobbiamo conoscere il giocatore. Ho a disposizione 10 scout, 5 in Italia, 5 all'estero. Ti portano un mix di tante cose. Abbiamo una metodologia di lavoro sulla parte video, hanno una zona specifica da visionare, prima guardano il giocatore tutta la settimana, poi possiamo confermare o meno le impressioni. Tu vai a vederlo dal vivo, gli viene chiesto, sì, ci provo. Tant'è che dice che da fine novembre, da quest'inverno, si muoverà per vedere alcuni di questi profili. A proposito di mercato, anche qui è abbastanza chiaro e va in linea con quello che aveva detto Ibra e che vi avevamo detto anche noi 2 giorni fa. Poi ho visto che pensate sempre che i dirigenti bluffino perché bisogna bluffare, non dicono ragazzi, va bene, blufferanno, ma anche Moncada ha detto è più per una questione di giugno, non per gennaio. Quindi non è tanto per il mercato che si apre tra 1 mese e mezzo, ma quello che si apre tra 7 mesi e mezzo. Poi vogliamo crederci o meno, non crediamoci. Io penso che per come ho imparato un po' a conoscere, li abbiamo tutti imparati un po' a conoscere come lavorano, a gennaio se arriva un mini ritocco e siamo contenti così. Quindi il massimo per me che ci possiamo aspettare è un Belayan, perché il Verona non è magari messo bene economicamente, bla 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 bla. Quindi questo è più o meno. Sì, sì, cioè andrei avanti con l'intervista, sì, ma più che altro perché non c'è niente da aggiungere rispetto a quello che hai detto tu. Non bluffano, cioè sono molto onesti in questo, bisogna riconoscerlo anche. Magari a volte sbagliando, però sono molto onesti, cioè c'è poco da fare. Forse fin troppo, Poi ovviamente si apre tutto il mega parentesone sugli acquisti fatti. Che io fatemi aprire a me una piccola parentesi. Ma perché solo al Milan c'è la corsa, l'ho visto prima io, l'ho segnalato io, l'ho comprato io, l'ho fatto io, quello è un mio giocatore, quell'altro è un giocatore di un altro. E allora se io ho preso questi 5 sono bravo e quegli altri che l'hanno preso gli altri 3 sono cattivi. Poi ci viene detto che in realtà tutte le sacrosante decisioni vengono prese da un gruppo di lavoro anche quando c'erano i vecchi dirigenti, quindi evidentemente anche gli acquisti buoni o cattivi dei vecchi dirigenti sono condivisi, quindi era da condividere colpe o applausi di eventuali acquisti. E invece non ce la facciamo proprio, non ce la facciamo proprio. No. Va bene, ma questa cosa penso che non finirà mai, ma pazienza anche di questo. Ma sono dispiaciuto perché si creano divisioni dentro il Milan che lo abbiamo visto, anche qui non è un racconto iperbolico di qualcosa di fantasioso, sono divisioni che non ci fanno bene. E quindi alla fine chi ci rimette? È il Milan. Sì, c'è stata questa l'ennesima corsa, l'ho inventato io, non so, c'abbiamo un po' la Pippo Baudite direi. Sì, Si un può pochino definire sì. così questa cosa che c'è al Milan, Pippo Baudite, no, del "l'ho inventato io"? Quel giocatore lì l'ho scoperto io e lo seguivo da quando aveva 3 anni, e lo sapevo a 6 anni che tipo di scarpini aveva e che tipo di lacci metteva alle scarpe, cioè, no, io onestamente non lo capisco, cioè, non ha molto senso, perché poi finisce che in questo mega gioco di fazioni e di parti che c'è,
ci si affibbia colpe o meriti a vicenda di acquisti e sembra veramente battaglia navale sul calciomercato, ed è una roba insensata per una squadra di calcio. Cioè, il giocatore l'ha preso il Milan, in teoria, punto. E non Moncada, non Furlani, non Maldini, non Massara, non chi più ne ha più ne metta. No, poi Cioè, è anche bello, tra virgolette, il racconto. Adesso ve ne leggo un paio di esempi sì, di Teo, di Leao, ad esempio di Reinders, potremmo leggerli. Però a questo punto bisognerebbe, tra virgolette, anche renderli conto di perché si è preso Pavlovic se dovevano giocare così, perché si è preso Emerson Royal, perché si è preso Righi, allora a questo punto, perché si è preso Ballo Touré, perché si è preso De Ketelare, visto che sono tacciati di errori, cioè in generale. però arriviamo a fare un gioco che non ha senso, cioè, capito? Appunto, cioè non ha senso. Vabbè. Beh, vi racconto un po' cosa racconta Moncada di Leao, ad esempio. Mi ricordo che l'ho visto giocare contro il Belenenses a Lisbona. Penso avesse 17 anni, giocava con il numero 10, la seconda punta. Era molto libero, ho visto un profilo interessante, alto, longilino, tecnicamente super. Ha fatto gol con una fiducia incredibile, era da seguire. Poi ovviamente l'hanno visto tanti altri scout, non sono di certo io il primo ad averlo visto, però sai, vai a vedere una partita di Under 17 in Portogallo e vedono ragazzi così, lo segui subito. Poi diciamo che ha fatto una short list perché c'era bisogno di un esterno sinistro di fisico. C'era Leao, Malen, Marcus Thuram, che era al Guingamp, eccetera, eccetera, eccetera. E poi diceva, insomma, che è arrivato al Milan dopo i 6 mesi di titolare soltanto fatti al Lille. Poi ha parlato di Reinders, che era comunque in dubbio sul fatto che potesse valere meno perché ha avuto un inizio di carriera non sfolgorante, tra l'altro in una società che invece predilige far giocare i giovani, quindi c'era il dubbio, ma perché non sta giocando questo ragazzo giovane che comunque ha delle qualità? Che è un po' la domanda che ci siamo fatti anche noi quando l'abbiamo preso, insomma. Perché ha dovuto Arriva a aspettare che 24 dovesse andare anni, via sì, sì. Cup Miners? Poi ha parlato anche ovviamente di Teo. Aspetta, ha parlato anche di Fofana. Sono arrivato nel 2019 a Milano, Fofana l'avevo già visto quando ero al Monaco, giocava nella seconda squadra dello Strasburgo, ho portato il mio database a Milano e l'abbiamo seguito. E quindi questo è un po' il racconto anche di Fofana. Lo stesso Pulisic lo ha visto ai tempi del Dortmund. Oh, adesso, mi perdonate la battuta. Sembra un po' il film di Tre uomini e una gamba quando giocano sulla spiaggia. Avete visto come ho fatto con il rovesciata? Avete visto come... Sì, ma come abbiamo fatto a perdere? Come facciamo a essere settimi, Geoffrey? No, tutto bello, ci mancherebbe altro. E sono contento di quelli che sono arrivati, ci mancherebbe altro. Cioè, No, ma cioè il lavoro fatto è indubbiamente buono dal punto di vista del mercato e negli anni, cioè dell'aver scovato alcuni giocatori. Poi ovvio, essendo un'intervista di questo tipo cioè, non c'è l'altra parte dell'iceberg, quella non buona, cioè tutti i giocatori che sono arrivati che magari per cui hai speso dei soldi e poi non hanno fruttato, per cui hai speso dei soldi e poi non hanno reso. Che cosa? Mi sembra l'intervista di, che so, 28 maggio, a 3 giorni dalla vittoria dello scudetto, dove racconti come hai costruito la Cioè, squadra che ha capito? vinto. È un po' un'intervista di questo tipo qua, cioè, bello tutto, ma se sei settimo con sì, due lampi nella stagione, ma il resto è stato veramente il nulla o quasi, anzi più cose brutte che il nulla, hai perso, pareggiato più partite di quante ne hai vinte e devi ringraziare quella serata di Madrid che se no 'sta stagione era già veramente nel dimenticatoio. Cioè, ma manca un po' quello, ma tra virgolette ci sta, è un'intervista a Moncada, però io non vedo e Simo non sento e ti chiedo conferma la parola vincere. Cioè questo è il punto finale, cioè No. non sento quel desiderio lì. Poi si parla con Moncada si parla di mercato, va bene, però io proprio non sento, cioè tipo la domanda che gli viene fatta su Fonseca, sul perché è stato Guarda, preso l'unica parte dove si parla di vittoria è questa. Fofana ha detto che c'è anche il Milan per lo scudetto, ma bisogna lasciarvi un po' di tempo. Sì, sono sicuro che questa squadra ha margine per questo.
Poi gli viene chiesto, ma già quest'anno? Lui risponde sì. Abbiamo sofferto nelle prime partite, però abbiamo visto che nei big match contro Inter e Real siamo presenti, abbiamo visto veramente un bel Milan. Dobbiamo puntare a vederlo sempre mettendo un po' di concentrazione in più anche nelle altre partite. È una cosa mentale. Facciamo tutto per arrivare su questa strada, scusate. Questa è la Va parte bene. legata alla vittoria. Però tipo su Fonseca dice perché sono sicuro che i giovani con lui faranno, cioè che i giocatori con lui faranno degli step, non perché ci fa vincere lo scudetto, perché vogliamo che ci faccia vincere, perché pensiamo che ci faccia vincere. Cioè è proprio un altro No, focus. questa è la parte legata a Fonseca, così ve la leggo. Paolo ha uno stile di gioco. L'abbiamo visto al Lille, che il Milan penso debba avere. Giochiamo a Milano o a San Siro, dobbiamo controllare il gioco e la palla. Dobbiamo essere solidi su questi punti. Ha una bella capacità di lavorare, fa allenamenti interessanti, lavora individualmente e col collettivo. Per esempio, può lavorare con tutti i centrocampisti, dopo l'allenamento prende 4-5 centrocampisti e fa un lavoro specifico con loro. Cazzo, mai visto questo. Siamo a novembre, siamo a novembre, a fine stagione sono sicuro che vedremo tanti giocatori che avranno fatto uno step enorme con lui. Perché questo è l'obiettivo, Simo. Cioè, Sì. Ma è anche qui è questo l'obiettivo. abbastanza onesto. È stato onesto, anche qui c'è dell'onestà. È questo l'obiettivo, che i giovani aumentino di valore, perché al limite li rivendi, ci guadagni, non perché Poi a giugno se sei nel sul percorso pullman. vinci, bene. Perché l'obiettivo adesso è che a giugno i giocatori abbiano un più 8,6% di valore, non che sei su un pullman con tutti i tifosi sotto che cantano per te. È quello il punto. È quello il punto. Chiudo con la questione mentale. Come si sceglie un giocatore da San Siro? Mi piace vedere le partite contro le squadre di Premier, c'è una pressione mostruosa, anche partite di club turchi o greci. Un club olandese, ad esempio, che va a giocare lì è molto importante per vedere come un giocatore reagisce a un certo tipo di ambiente. A San Siro non è facile, ma se abbiamo paura di uno stadio non va bene. Quindi il nostro lavoro è anche aiutarli sotto questo aspetto. Tra l'altro, a proposito di club olandesi, alla fine quello che lui dice che gli ha dato, diciamo così, un po' più di soddisfazione come acquisto è proprio Tigi. Vabbè. Va bene. Perché è quello che ha aumentato più di valore? Cioè, non lo so. No, è perché quello che forse partiva un po' più underdog rispetto agli altri. No? Ok. Eri, siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo tra poco per sentire le parole di Paolo Fonseca pomeriggio, commentarle questa sera, capire chi andrà in campo, poi domani sera alle 18 per vedere Milan-Juventus come andrà a finire. Ci ritroviamo Occhio tra che ci poco. sono 4 versioni di tre quarti possibili e quindi per scoprire quali sono queste 4 versioni, per sapere se Fonseca avrà sciolto le riserve a riguardo, vi aspettiamo al talk di oggi. O mezzanotte di stasera, come al solito. Sì, anche, esatto. Per proprio togliere ogni dubbio, mezzanotte di stasera. Ciao. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità.